è che la biodiversità è fare i vigneti di 13.000 piante per ettaro con le barbatelle comprate e dare a usceto. Amori miei, insomma è uguale. Ecco, cioè io avevo un piccolo vivaista a Monzumbano, vicino Valeggio, che mi ha fatto 20 piante per ogni bustina. Se vogliamo ritrovare qualsiasi genotipo che era presente a Montefalco alla fine degli anni 80, sta là dentro. Ecco perché la differenza grossa fra biodinamica e biologico, no? Questa lì, cioè il biologico è il regolamento, la biodinamica è una pratica. Praticare. Che significa praticare? Se tu mi cominci a fare la pasta, poi a un certo punto sai fare la pasta. Forse, forse anche non lo sai fare mai. Ma praticare significa creare un metodo dopo, no? Questa è fare biodinamica, non è porco due da 8 kg di rame donanno per raccogliere il 20% dell'uva. Dovrebbe essere sbandita, no? Fermi! Stagione persa, chiuso, vediamo i soldi noi, no più rame. Tutti a casa, in ferie, via, al mare, a Marotta. Ma Dio che... Credo che invece la strada, il percorso che le aziende dovranno fare, ma è un po' l'unica loro grande possibilità, è quella di produrre vini sempre più eccellenti, sempre più di qualità e in maniera etica e in maniera sostenibile. Vedi che le piante, le querce, no? Gli olmi sono tutte coi rami non tagliati? Perché? Le lascio stare, perché penso di tutelarle, di proteggere, perché questo che succede? Pennacce sotto quei trattori, come dicevo, le alzano, le tagliano, sempre più su, poi si seccano, perché è normale, taglia, le seccano con le cicatrici, muoiono e inizia quello che è il cedimento dell'argine, no? del ripone. E poi quando che piove, si porta via anche la massa, si porta via tutto quanto. Però molti tuoi amici sta roba non l'hanno fatta, Frescobaldi, sta cippa. Non ho detto che l'ha fatta Frescobaldi, no, io non voglio so dire, ma a me non mi importa alla fine quello che fanno gli altri. Io beh, no, che sono persone con cui condividi esperienze, certo, con magari potresti capito, influenzarle, no? Ma io dovevo riscrivere la letteratura di Montefalco perché non ce l'avevo. Certo. Perché io sono entrato fare più, però a maggior ragione loro avevano più il culo parato, potevano fare uno sforzo. Ma loro avevano una storia, vai a dire è feudataelesimo. Tu a un toscano vai a dire che non producono il miglior vino del mondo, ti prenderà per matto. Cioè, per loro, anzi, ma perché se fa il vino fuori dalla Toscana? Lì sto parlando di quello che succede nella vigna. Sulle dinamiche, cioè, ma sono talmente semplici da risolvere che io non ne parlo nemmeno più. Tu mai quando guardi la mangi la settimana la carne? Parecchio. Allora che cazzo vuoi? Che stai a parlare con me? L'unica cosa, lo stato brado che esiste sul pianeta Terra è se vai dietro a un cacciatore che spara da qualcuno per strada. Il resto non è niente brado, niente, non esiste niente brado. Non esiste, tutte stronzate. Vai sulla Treccani, brado, levamento perché significa che stai per cazzi sua. E poi gli sparo con lo schioppo. Quando, pam! Bradato, oh, via! Quello è brado. Quello che cazzo di brato è? Chiede a mangiare, se gli do a mangiare a casa mia oppure gli do a mangiare di lì con trocco pieno di mais. Che cazzo di brato è? Mangiano mais? Mi sono occupato di portare Montefalco in un ambito delle grandi denominazioni italiane. Questo è il bello delle produzioni agricole di alta qualità che finiscono nelle tavole nei posti più lontani ma più straordinari del mondo. Ognuno cucina il vino come cazzo gli pare, va bene? Che cazzo significa mettere non disciplinare come si fa? Se poi nessuno lo rispetta. A che cazzo serve? Il y a obligatoirement une personnalité et un style, parce qu'il y a toujours un style. Bon, moi je goûte, vous savez quand on goûte, c'est quoi le goût? C'est d'abord, c'est très intuitif. Bonjour monsieur Rollin. Ça va bien, ça va? Rolanda ha subito quella cosa come un'aggressione, era una situazione abbastanza particolare. Nossiter ha preso quei pezzettini un po' con l'idea proprio di andare a montare una propria verità. Ne ha sofferto molto Michel, insomma non è che l'ha superata facilmente. Un po' anche questo mi ha portato a fare la scelta di Rolanda. La vigna ti crea delle rogne, ti crea dei problemi, non ti conviene a tenere la vigna, la possono tenere ieri, la potevano tenere solo i ricchi. Noi vogliamo che la tengano anche i poveri, la vigna. Cioè tutti come prima erano pezzettini di terreno che tutti coltivavano, vedete, tutti senti a muro, erano tutte vigne.
Adesso la gente si è stancata perché li hanno illusi, li hanno trascinati verso questo consumismo generale, prodotti che non hanno identità, che non si sa da dove vengono, e se fanno bene e se fanno male, molte volte fanno più male che bene. Cosa dobbiamo sapere? Cioè, almeno a me che mi interessa, dove viene fatto? Importante quello, se no il terroir siamo persi metà della favola. Chi lo fa e con che uovo lo fa? Basta. Sì, però sai, io mi compiaccio di quello che ho fatto, lo guardo con amore, con passione, ma la felicità dura poco. Quest'alta qua è la casa paterna, dove abbiamo iniziato a fare il vino. Stavano tutte botti fuori gli ultimi anni. Quindi da quando è che ti sei spostato giù? 2007 giù. Siamo andati, poi lì c'è il magazzino, ci teniamo un po' di roba, ma insomma dai. Eri soddisfatto? Eri contento di te stesso? Hai realizzato quello che avevi pensato di realizzare, ma nello stesso momento, e quindi ecco perché la felicità dura un momento molto breve, hai pensato a quello che dovevi fare il giorno dopo. È la malattia degli imprenditori. Per poter stare più numericamente su questo pianeta, consuma di meno. Di che parliamo? Non ti sta andando a medicina, devi fare di meno, così ci scappa per più. Diego è simpatico, dai. Sì, infatti non è che lo conoscevo, però è simpatico. Ma tu Diego cosa volevi fare da piccolo? Calciatore? Calciatore? Come si chiama tuo figlio? Come ti chiami? Giulio? Giulio. Tu da grande cosa vuoi fare? Calciatore? Vai! Quello! L'uomo ha campato qui dignitosamente, e perché non dobbiamo campare anche oggi dignitosamente? Ecco, però bisogna che l'uomo non si distragga, non insegue le chimere del progresso che magari porta nelle rovine, nelle cose naturali e nelle sofferenze proprie degli altri. Noi dovremmo vivere tranquilli in questa terra, e c'è posto anche per gli altri. Che cos'è l'enologo per te? Ma un consigliere. No, l'enologo perché... Aspetta, lo chiamo? Manda delle 100 pistole, ma questi caprai voi li conoscete? Li eravate amici? Assolutamente no, totalmente digiuni. La capra io l'avevo vista in cartolina, forse su Geo. Bellissima. No, intendevo i caprai.